Immaginatevi una persona che compra un videogioco e vorrebbe giustamente giocarlo, ma nonostante in casa abbia un hardware più che sufficiente per poter giocare a quel videogioco, gliene serve un altro più debole per poter giocare a quello specifico videogioco che ha comprato. E quindi dopo aver comprato sia il videogioco che la console, ora giustamente pensa, ci gioco al videogioco. Purtroppo no, perché gli serve pure un abbonamento per accedere alla propria wifi di casa per poter giocare alla base del videogioco comprato. E quindi, dopo tutti questi acquisti, giustamente il consumatore potrebbe pensare: bene, mi sono fatto 3 acquisti per giocare a questo videogioco, quindi mi aspetto una qualità eccellente del videogioco stesso. Ebbene, come personale risposta per me è un bel no. Perché dico ciò? Perché durante la mia esperienza con Splatoon 3 mi sono accorto di una serie di problemi che secondo me gli sviluppatori stanno completamente ignorando. Il primo problema che vorrei citare è la monotonia di certe modalità. Cosa intendo dire con ciò? Che a lungo andare diventano molto monotone sulle azioni che si fanno in partita, perdendo ogni incentivo a essere giocate a lungo andare. Però a mio parere fa eccezione Salmoran, proprio perché Salmoran ha uno stile di gioco molto variabile rispettivamente alle modalità che ho mostrato prima. Però a sua volta all'interno di Salmoran faccio di nuovo eccezione negativa di sfida tra colleghi, che toglie ogni singolo elemento di variabilità nelle Salmoran per aggiungerci 6 wave al posto di 3. Il secondo problema che vorrei citare è la necessità di raggiungere specifici livelli per sbloccare certe modalità. E fin qua uno potrebbe dire che problemi ci sono. Anche in altri giochi meccaniche del genere sono presenti. Il problema si pone dal momento che purtroppo in Splatoon 3 richiede un'esagerata quantità di partite per riuscire a raggiungere il livello 10 e quindi poter sbloccare ogni singola modalità del gioco. E questo è un problema su alcuni fronti. Il primo, ad esempio, un player che vorrebbe giocare anche ad altro rispettivamente agli Nische e Mollusche, però essendo che le altre modalità sono bloccate o a livello 4 con Salmoran o a livello 10 con le Anartiche, questo player per poter raggiungere le Anartiche deve forzatamente giocare alle Nische e Mollusche, essendo che Salmoran ha un livello suo esclusivo, e quindi questo potrebbe causare a quel player il burnout a lungo andare. Un altro caso che potrebbe accadere, mettendo ad esempio un gruppo di amici, è che uno di questi 4 amici sia sotto il livello 10, mentre gli altri sono a livello superiore, e questo gruppo di amici vorrebbe giocare a torre mobile. Peccato che quello lì non è in grado di poterci giocare, anche se chi crea la stanza è sopra il livello 10, e quindi si devono prendere una decisione. O giocano Mischia Mollusca, che magari nessuno dei 4 ne ha voglia, o si fanno una privata, ma che fare 2v2 non ne hanno lì neanche la voglia e vorrebbero magari giocare anche per potenziarsi, livellare, migliorare i propri vestiti, eccetera, eccetera. Oppure cambiano gioco. E mettiamo caso che questo gruppo di amici decida di cambiare effettivamente gioco, e qua si pone proprio il problema di mettere delle limitazioni di certe modalità ad alti livelli. Proprio il dover mettersi d'accordo su cosa fare, quando dovrebbe essere apri il gioco, giochi e ti diverti. Il terzo problema che vorrei citare è l'impossibilità di giocare alle modalità anartiche in uno specifico momento. Cosa intendo dire con ciò? Che le modalità anartiche vanno a ciclo di 2 ore ciascuna, e se in quel preciso istante non c'è una specifica modalità che un player vorrebbe giocare, non può giocarla, deve per forza aspettare. Può causare situazioni del tipo che magari aspetta quel periodo di tempo, ma magari gli passa la voglia di giocare, oppure magari ha da fare in generale nella sua vita e gli è impossibile giocare in quel preciso istante. E questo è un problema, essendo che però stranamente Mischia Mollusca è sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il quarto problema che vorrei citare sono le lobby private. Uno dei tanti problemi che hanno è l'impossibilità di renderle completamente pubbliche. Se prendiamo come esempio l'esempio che ho fatto prima del player che vorrebbe magari farsi torre mobile, ma in quel preciso istante non è disponibile per via delle rotazioni, giustamente potrebbe pensare: vabbè, creo una privata e la rendo pubblica. Purtroppo, come ho già detto prima, non si può, perché la visione e con ciò l'accesso alla lobby è visibile soltanto a chi è presente nella lista amici. Ma non finisce qua, perché un problema ancora secondo me più grave è la poca personalizzazione che offrono le lobby private per chi fa i custom fest.
Adesso io gli intendo, voglio dire, penso che sia abbastanza risaputo che la gente in generale faccia i custom fest, ma forniamoli degli strumenti per agevolare chi li fa. Cioè, si devono ritrovare spesso e volentieri limitati con le proprie idee perché il gioco non glielo permette di fare per via delle limitazioni che impongono le lobby private. A tal punto che certa gente arriva addirittura a moddare il gioco, non nel senso di cheating o altro, ma inteso nell'aggiungere elementi che gli sviluppatori non vogliono o non hanno voglia di introdurre. Tipo ad esempio l'introduzione dei tricolori che ancora oggi nelle private non è disponibile, o altro ancora ad esempio la possibilità di selezionare il colore dell'inchiostro a terra, di mettere le varianti notturne delle mappe a tema Splatfest, cosa che stranamente in Splatoon 2 è possibile. Non capisco perché in Splatoon 3 non sia ancora disponibile come funzione. Ma il problema ancora più grave riguardo a ciò è il fatto che Lost non possa né espellere né bannare i player di una lobby privata. E questo è un problema nel contesto in cui magari tu crei una lobby, che sia per un custom fest o per un gruppo di conoscenti, in cui entra questo qui che è un tossico, un rompiscatole e quindi dà problemi alla lobby. Normalmente in altri giochi si selezionerebbe quel player, compare il tasto espelli o ban e lo tiri fuori dalla lobby. Purtroppo in Splatoon 3 no, perché l'host della lobby purtroppo deve sciogliere la lobby, ricrearla, dare singolarmente al codice a tutti quelli che vuoi che entrino. Magari poi tra questi c'è una spia, tra virgolette, che passa il codice al tossico. Il tossico rientra, quindi bisogna ricancellare la lobby, capire tra questi chi è la spia, nel mentre ricreare la stanza. E tutta sta scomodità solo perché non c'è la funzionalità di poter espellere e bannare i player, una cosa che risolverebbe il problema dal principio. Il quinto problema che voglio citare sono gli Splatfest. Qua ho tante argomentazioni di cui parlare, quindi parto dall'inizio, cioè l'impossibilità di scegliersi la maglietta che si vuole indossare. Se nel tuo abbigliamento hai un set già pronto e tutto quanto, con una maglietta specifica, quella maglietta non la puoi usare solo quello dello Splatfest, l'unica disponibile. Questo è un problema perché la maglietta dello Splatfest ha soltanto come main il raddoppiatore e non sono presenti secondarie, e quindi o ce le metti te utilizzando i tuoi frammenti e quindi che magari ti stavi pure risparmiando per fare altro, o ottieni le secondarie randomicamente facendo partite. Ma questo è il problema minore a mio parere, perché adesso passiamo ai problemi maggiori, tra cui l'impossibilità di giocare le anarchiche durante gli Splatfest, e non che ci sono ma non fanno parte della sezione dell'evento dello Splatfest, ma il fatto è che non ci sono proprio, non sono proprio presenti, non sono giocabili. A meno che non fai una lobby privata. E quindi rimane soltanto mischia mollusca. E questo è un problema per chi già, come ho spiegato precedentemente nel video, per chi comunque ha subito già un burnout per arrivare a livello 10 per sbloccarsi le anarchiche. Ed è quindi costretto, se vuole giocare gli Splatfest, a giocare una modalità che si è magari stufato. E questo non finisce qua, perché adesso passiamo alla prossima argomentazione. Cioè il fatto che magari un player dice vabbè, non posso scegliermi la maglietta, non posso nemmeno giocarmi le anarchiche, posso solo giocarmi le mischie mollusche, quindi vabbè, gioco con i miei amici, a suo modo ci divertiamo tutti insieme. Nemmeno questo ti è concesso, strano ma vero, nemmeno questo, perché per chi sceglie temi diversi tra amici nel terminale, quel gruppo di amici che hanno scelto temi diversi non possono giocare insieme. Non gli è permesso, perché se vai nella lista amici, provi a invitare, dice questo player ha selezionato un tema diverso, non è possibile giocare con lui, più o meno era così il testo. E questo è un problema, perché tu togli tutto quello che c'è di bello e lo limiti a poco. Cosa devi fare? Giocartelo così, da solo? Cioè, che ripeto, già che non puoi sceglierti la maglietta, già che non puoi sceglierti la modalità, non puoi giocare con gli amici, cosa faccio? Niente. Sto lì a non fare nulla tra poco. E purtroppo non finisce qua riguardo agli Splatfest, perché adesso passiamo alla prossima argomentazione, cioè i tricolori, che compaiono il secondo giorno. Allora, le tricolori, quando le ho viste la prima volta, pure io, ho detto, mistica, 3 team che si affrontano insieme, una partita magari vincente, tutto quanto, 2 vs 4 vs 2. E direi, mistica, bello. Purtroppo semplicemente rimane comunque una 4v4 con un team che ha parzialmente il fuoco amico. Perché i due team d'attacco, che vinca uno o che vinca l'altro, vinceranno insieme. Quindi non hanno motivo i due team d'attacco di attaccarsi. Tanto vinceranno, basta che vinca uno dei due e vincono entrambi. E quindi già questo togliamo il principio del avere 3 team. Ma non finisce qua, perché adesso vorrei parlare personalmente dell'ultrasegnale, l'unica cosa che differenzia da una mischia mollusca. L'ultrasegnale
Il problema sta nel fatto che quando un team d'attacco ci interagisce per conquistarlo, ma viene poi sconfitto prima di poterlo conquistare, il progresso purtroppo non è che si resetta, rimane. E quindi cosa succede? Che se lo stesso team d'attacco che ha iniziato il progresso ci interagisce, non riparte da zero, riparte da dove era rimasto all'ultima interazione. E quindi questo cosa causa? Il fatto che magari prima che venisse sconfitto, prima di conquistarlo, era al 90% del progresso e arriva sempre uno magari il suo compagno del team d'attacco e ci reinteragisce, lui riparte da 90 ed ha conquistato e non hanno il tempo di reagire, perché tra avere l'avviso e iniziare a ragionare, quello lì è già ripreso perché è partito a 90. E mi chiedo allora a sto punto il team di difesa composto da 4 player a cosa serve se non avere la possibilità di difendere. Di certo non può prevedere l'arrivo di un avversario perché può arrivare da ovunque, soprattutto se magari anche Calamaro Ninja fanno fatica a vederlo. E questo dà un vantaggio a chi è ad attacco. A mio parere dovrebbe essere in modo che se riesci a sconfiggere il team di difesa, quindi avere un intervallo di tempo in cui nessuno ti disturba più e quindi poi con questo intervallo di tempo riesci a conquistare l'ultrasegnale, allora ti meriti di avere il bonus del spruzza inchiostro. Non so come si chiama quel pilastro che si spruzza inchiostro, vi cercare su internet, magari lascio il nome qua. Però comunque, tornando al discorso, è sbagliato proprio per una questione del team difesa che si sforza per difendere. Ma adesso un'altra cosa che vorrei aggiungere delle tricolori, che adesso hanno cambiato molto tempo fa, hanno cambiato con un aggiornamento e dico meno male. Anticipo una cosa, non ce ne faccio una colpa a Nintendo, anzi personalmente era anche strutturalmente un'idea carina meccanicamente, ma a livello di gameplay era sbagliata, perché vi spiego. Tempo fa, quando c'erano le prime tricolori, la struttura funzionava così che dopo l'anteprima dei punti del primo giorno, chi era in vantaggio dei 3 team andava in difesa, mentre gli altri 2 team in svantaggio andavano in attacco. E fin qua uno potrebbe dire cosa c'è di strano. Il fatto è che durante la selezione quelli di attacco potevano scegliere dal fare una mischia mollusca e le tricolori. E andavano in attacco se facevano le tricolori, mentre quelli in difesa la struttura era che non potevano decidere loro di fare le tricolori perché il tasto era bloccato. Perché cosa succedeva? Tu selezionavi una mischia mollusca o partita tematica si chiama, e tu randomicamente potevi finire in difesa in una tricolori nonostante tu avessi selezionato partita tematica, quindi mischia mollusca. Ed era sbagliato, perché se io volevo fare quella specifica modalità perché mi andava di fare quella e tu mi forzi a fare quell'altro, ovvio che magari uno potrebbe dire per motivi che o non se la sente di fare la tricolori o perché non gli piacciono, si può dire vabbè, quitto. È sbagliato, cioè era sbagliato come decisione a livello di gameplay, perché come ho già citato prima, uno voleva scegliere una specifica modalità e si ritrova costretto a fare quella. Meno male che poi adesso non gli faccio più una critica perché adesso l'hanno cambiato, ora sia chi è in vantaggio o in svantaggio possono scegliere se fare le tricolori o le tematiche senza dover finire randomicamente in una tricolore per chi è in difesa. Però ovviamente se scelgono le tricolori non puoi scegliere se fare attacco o difesa perché quello è randomico, anche se personalmente fossi io il game designer avrei applicato la possibilità di scegliere se voler fare il team d'attacco o il team difesa, perché hanno 2 stili di gioco più o meno diversi tra di loro. Ma non finisce qua, perché adesso l'ultimo argomento riguardante il problema degli Splatfest, che a me personalmente non tocca perché gioco per divertirmi, sono le mirror match. Le mirror match sono quelle partite in cui invece di essere ad affrontare un team di un tema avversario, tu affronti il tuo stesso tema. E da quello che ho capito, per chi partecipa agli Splatfest con l'obiettivo di vincere, è che non fa punteggio, da quello che ho capito. E quindi magari questo causa frustrazione perché dici una partita qui che devo fare per forza che non mi piace. Io fossi stato lo sviluppatore, e sempre se possibile a livello di software, era fare che quando selezioni una partita tematica, una tricolore, tu compare un banner lì e dice vuoi fare una partita veloce o specializzata, invento i termini. Nella veloce trova la prima partita che vuoi giocare, che sia una mirror o una partita con un tema avversario. L'altro invece è partita specializzata che ti trova un match solo con chi è un tema avversario. Così facendo risolvi sia il fatto che uno che magari vuole giocare solo per divertirsi non deve aspettare mezz'ora per una lobby, e chi vuole magari partecipa allo Splatfest per vincere, avere la possibilità di giocare effettivamente una partita che abbia valore al fine dello Splatfest.
Surface. Il sesto problema che vorrei citare sono le impostazioni di gioco. Mancano di certe impostazioni, a mio parere, molto importanti per un videogioco che richiede 3 acquisti, tra cui uno di questi 3 è un abbonamento. Il primo argomento che vorrei citare riguarda la mancanza di opzioni avanzate per chi è daltonico. Cioè, se c'è un daltonico e fa fatica a vedere certi colori, immaginatevi giocare a un gioco in cui bisogna paragonarli. Ovviamente non ci riesce, magari si stressa, non si sente in grado di giocare e magari ci ha fatto 3 acquisti che non gli potrebbero essere rimborsati direttamente. Ed è brutto, tendenzialmente indirettamente stai evitando di giocare a un player un videogioco che ha acquistato. Come sviluppatore che fai fare 3 acquisti per poter giocare al tuo videogioco, tu dovresti essere in grado di tenere conto di questi elementi e cercare di migliorare o aggiornare il gioco per adattarli a tutte le tipologie di persone, soprattutto per chi è disabile. E mi dispiace per tali persone che si ritrovano in questa situazione. Ma non finisce qua. Un altro argomento che influisce i disabili è la mappatura dei tasti. Non si possono mappare direttamente in gioco, puoi mapparli solo direttamente in console, e se c'è uno che fa fatica con una serie di tasti, lui si deve ritrovare a dover andare in posizione della console, mapparli, ritornare in gioco, giocarli, finire di giocare e risettarli a quelli prestabiliti. Quando letteralmente ci sono free to play che ti permettono di mappare i tasti direttamente in gioco. Perché non lo facciamo con Splatoon 3? Adesso passiamo a problemi minori, però anche questi sono gravi a mio parere. Cioè la possibilità di regolare individualmente le musiche o gli effetti sonori in gioco. Facciamo un esempio: se un player si trova infastidito a sentire forte la musica del gioco rispetto agli effetti ambientali, vorrebbe poter regolare, dire abbasso la musica e alzo quelli ambientali, così da essere un po' più comodo a sentire il gioco, diciamola così. Purtroppo non lo può fare, nemmeno alternativamente, perché l'unica cosa che può fare è abbassare il volume generale o alzarlo. Non puoi decidere, anche con mezzi esterni, di poter regolare individualmente i volumi di gioco, a meno che non si usano mod, e sempre se ce ne sono a riguardo ciò. E ripeto, è sbagliato, perché lo permettono molti altri giochi. Ma non finisce qua, perché l'ultimo argomento sono il settaggio delle lingue. Se un giocatore vuole cambiarsi le lingue per diversi motivi personali, deve cambiare la lingua dell'intera console. Non può decidere di cambiarla solo dentro Splatoon 3, perché non c'è l'opzione. Il settimo problema che vorrei citare riguarda l'interfaccia utente. Manca secondo me di informazioni veramente importanti, tipo ad esempio la barra della vita personale, perché se durante un combattimento io devo distrarmi di lato per comprendere quanta vita mi rimane, l'avversario potrebbe tranquillamente in quel momento in cui sono distratto sconfiggermi, perché comunque non è che si ferma per darmi il tempo di guardarla, perché comunque non è un'informazione istantanea, essendo che devo determinarla dal quanto è sporco di lato il mio schermo di inchiostro avversario. Se invece avessi una barra della vita lì sotto, guardo un attimo, capisco se è più o meno di metà, e da lì valutare se allontanarmi o rimanere a combattere. Stesso concetto vale anche per la durata delle abilità. Se ci sono delle abilità che mi dicono dura per 30 secondi, ma se sconfiggi un avversario ti estende la durata, io devo avere un'idea chiara di quanto mi dura ancora quell'abilità e non tenermelo calcolato in mente, ostimandomelo dal timer della partita, perché diventa scomodo, soprattutto per un genere sparatutto come Splatoon 3, dove comunque capitano partite spesso e volentieri molto incasinate e difficili da gestire, soprattutto quando sugli ultimi minuti di battaglia. E questo riguarda dentro le battaglie, ma secondo me uno dei tanti altri problemi più gravi che ha Splatoon 3 sono le descrizioni delle abilità. Ve ne prendo una per esempio, secondo me anche la più grave di tutte, cioè Splash Finale. Velocizza il recupero di inchiostro e ne migliora l'efficacia agli ultimi 30 secondi di lotta. Io, quando l'ho letta la prima volta questa abilità, io pensavo che aumentasse i tuoi danni che infliggevi in generale e ti riduceva il consumo di inchiostro che è del tuo serbatoio. No, invece, l'effetto è ben diverso, perché il mischia mollusca ti dà una serie di punti abilità gli ultimi 30 secondi di battaglia. E questo in mischia mollusca, perché in Anarchy l'effetto si attiva in maniera diversa, cioè che quando mancano tra i 50 e i 31 punti degli obiettivi degli avversari, l'effetto di splash finale gradualmente ti viene piano piano dato a seconda di quanto manca per l'obiettivo, mentre dai 30 ai 0 l'effetto è al massimo della sua potenza. E durante l'overtime, indipendentemente dall'obiettivo degli avversari, l'effetto è al massimo della sua potenza. Adesso ditemi,
Paragonandolo da quello che vi ho appena detto a quello che vi descrive il videogioco, come secondo voi si può intuire nel gioco questo effetto? Secondo me non si intuisce. Ma questo non vale solo per splash finale, ma vale anche per altre abilità, come tipo rappresaglia o gran ritorno. Ad esempio, rappresaglia dura 15 secondi l'effetto di rivelamento ed è cumulabile l'effetto, quindi se ti sconfiggono più avversari in un breve tempo, poi puoi rivelare più avversari contemporaneamente. E questo è un effetto nascosto che non ti viene a dire il gioco, cioè che se tu sconfiggi in quei 15 secondi l'avversario, gli applichi gli stessi effetti di quando avresti castigo, senza avere la penalità di quando ce l'hai equipaggiato castigo. E così con altre abilità main. E ripeto, il gioco da nessuna parte, da quello che ho visto, non te lo specifica questi effetti secondari. Ed è grave, ripeto, per un gioco che richiede ben 3 acquisti per poter giocare alla base del videogioco. L'ottavo problema che vorrei citare è la mancanza diretta di spiegazioni di certi eventi in Splatoon 3. Cosa intendo dire? Faccio un esempio, tipo le patch note. Questo è il problema minore, però quando esce un nuovo aggiornamento il gioco all'inizio ti dice c'è stata una nuova patch note, visita il sito ufficiale per vedere i dettagli. Ma io dico, ma mettere in gioco una bacheca dove c'è scritta tutta la patch note e anche con delle categorie per vedere anche le vecchie patch note non si poteva fare, è solo testo. Penso che a livello di programmazione si possa fare una cosa del genere. No, mi tocca andare in un sito esterno per visualizzarla. E questo è il problema minore. Ora parliamo dei problemi un po' maggiori, ad esempio ci sono dei badge, dei banner o qualsiasi altra cosa a tempo limitato o non che si possono ottenere, ma il gioco io personalmente non l'ho mai scoperto, cioè questi badge in gioco non mi vengono mai chiariti, non mi vengono mai detti che si possono ottenere. A volte li ho scoperti veramente molto più tardi certe esistenze di certi badge, e grazie a wiki e non tramite il gioco. Il nono problema che vorrei citare riguarda il problema dei bilanciamenti. So che questo argomento è molto ampio e soggettivo, infatti citerò solo una serie di problemi che personalmente mi sono ritrovato ad affrontare. Tipo ad esempio il primo, chi gioca da Nintendo Switch 2 ha la possibilità di giocare a 120 fps, che personalmente reputo sbagliata come cosa, perché chi gioca con più fps ha più fluidità con la videocamera e con ciò più tempo di reazione rispettivamente a chi gioca da Nintendo Switch 1. Io fossi stato lo sviluppatore, avrei applicato un limite massimo di FPS a qualsiasi tipologia di player, che sia questi da Nintendo Switch 1 che ci giochi da Nintendo Switch 2, di massimo 60 fps. Ma i problemi non finiscono qua, infatti la prossima argomentazione che vorrei parlare riguarda la Trissitica, spero che si pronunci così, non tanto il suo effetto in sé per sé, ma il come si ottiene, cioè sconfiggendo 3 nemici consecutivamente, sia che esse siano sconfitte fatte dal player stesso o provocate da assist. E questo è un problema in una situazione di questo genere, ad esempio. Immaginate una delle due squadre che fa fatica con l'obiettivo, è messa male, tutto quanto, e si subisce una tabula rasa. E tale tabula rasa agli avversari, visto che hanno sconfitto una serie di nemici consecutivamente, ottengono la Trissitica. E questo causa la situazione in cui si avvantaggia chi è in vantaggio e si svantaggia chi è in svantaggio. Io fossi stato il developer, avrei applicato la Trissitica in una condizione diversa. Ad esempio, un team che subisce una tabula rasa ottiene la Trissitica per 30 secondi, non cumulabile a meno che non si subisce un'altra, in quel periodo di tempo, un'altra tabula rasa, e con quello il tempo si ricarica. Ma così come è strutturata la reputo sbilanciata. Il prossimo argomento di cui vorrei parlare riguarda l'abuso delle speciali. Il problema sta nel caso in cui, mettiamo caso una partita anartica, in cui dopo anche l'overtime, la partita si conclude con il fatto che uno o più player utilizzino 20 o più volte la speciale in una singola partita. E questo è un problema per gli altri player che non hanno lo stesso vantaggio, perché si ritrovano in una situazione in cui sono bombardati di speciali costantemente, considerando che in una partita anartica con overtime di 1 minuto circa, i player con tale vantaggio, se si può descrivere così, utilizzano all'incirca una volta ogni 18 secondi la speciale. E questo in un caso di una partita anartica con l'overtime. Immaginatevi una partita mitica con Mollusca, quindi 3 minuti, oppure un'anartica dove l'obiettivo è stato completato prima. Ecco, in quel caso la speciale all'incirca è stata utilizzata una volta ogni 9 secondi. Cioè, questo è grave, questo è grave. Io fossi stato lo sviluppatore,
avrei impostato che dal momento che termina l'effetto di una speciale che hai utilizzato, tu come player parte un timer nella speciale in cui non puoi cominciare a ricaricarti la speciale finché quel timer non scade, così dando garanzia agli avversari di dire ok, per quello ha utilizzato la speciale, per un po' non ce l'avrà, avendo così un periodo di tempo di manovra per poter gestire al meglio di una partita, soprattutto quando sono in una situazione di svantaggio. L'ultimo problema che vorrei parlare riguarda lo spawn camping. Si sperava che con Splatoon 3, con il metodo di spawn, questo venisse almeno un minimo contrastato. Purtroppo personalmente no, cioè io mi sono ritrovato, in primis io ho ritrovato in situazioni in cui ancora subivo lo spawn camping, e questa secondo me è una cosa che dovrebbe essere gestita dagli sviluppatori. Ad esempio, io fossi, ripeto l'esempio dell'essere io lo sviluppatore, io avrei fatto che la mappa l'avrei suddivisa diciamo in 3 zone. Uno lato di una squadra, l'altro lato dell'altra squadra, e mentre in mezzo c'è il centro mappa. Io avrei fatto che se uno o più membri di una squadra vanno nella zona avversaria e ci stanno per un periodo prolungato di tempo, subiscono di un malus. Questo malus può essere ad esempio che subiscono più danni, infliggono meno danni, consumano maggiormente inchiostro in generale e non possono utilizzare la speciale, ad esempio così. E l'effetto persiste per un periodo di tempo dal momento che mollano la zona avversaria, oppure finché non vengono sconfitti, così da disincentivare lo spawn camping, rendendo anche chi lo subisce più agevolato per riuscire a contrastarlo e così rimediare magari alla partita per la quale magari sono pure in svantaggio. Prima di concludere il video ci tengo a dire che comunque io sono e rimarrò un appassionato della saga di Splatoon. Più che altro quello che mi dispiace veramente è il come gli sviluppatori l'hanno trattata dall'IP. Perché giuro, online io ho visto fanmade tra musiche e disegni digitali di gente che si è visto che li hanno fatti con amore e passione. E se tale amore e passione li avessimo tramutati in un videogioco sempre della saga di Splatoon, a quest'ora avremmo potuto avere un gioco stupendo, non solo a livello di divertimento, ma anche a livello emotivo. Purtroppo però mi deprime pensare che un tale Splatoon non vedrà mai la luce.